Mitra non c'aveva il caricatore a rotella come c'è il Thompson, eccetera, eccetera. C'aveva solo caricatori, dico, anche lì. Di un caricatore dovevamo farne due, cioè mettere due molle, perché non era sufficiente, perché c'era sempre polvere, c'era sempre il granello di sabbia che non faceva funzionare il rifornimento di pallottole che andava su. Avevamo i fucili mitragliatori che erano una meraviglia, perché il Breda, quello che io ce ne avevo 3 per ogni plotone, eccetera, eccetera, e l'estrattore faceva un giro così di 1 millimetro e mezzo per estrarre e buttare fuori la cartuccia. Si figuri nel deserto, a un certo punto bastava come si chiama? Bastava un granello di sabbia, eccetera, per cui l'otturatore, cioè l'estrattore, si incantava e non estraeva. Allora, io momentino, Breda modello 30, in più c'era il cavalletto. I tedeschi avevano il cavalletto che era mobile, dove appoggiava il coso, in maniera che lei il tiro lo aggiustava giusto, noi l'avevamo rigido, per cui a un certo punto quando il mirino tirava così, se lei c'ha il cavalletto così, andava di qua, andava di là, quindi era l'armamento. La Breda, diciamo, da calibro 8 o calibro 9, quella era una mitragliatrice, ma pesava da matti. Poi il 47-32, l'anticarro, io ho visto che arrivavano i colpi così, colpiva lo Sherman, che aveva la torretta, che era tutta una fusione di acciaio. E li vedevo, zoom, appena entrati, da El Daba, che era la nostra base, siamo andati in linea. A un certo punto ci hanno beccato verso le 5 e mezza del pomeriggio a cannonate, e mi ricordo, ma ho avuto il primo ferito, che era un alpino di Padola, si chiamava Ferro, ha avuto come si chiama? La ferita intelligente sul culo. Gli ha portato, mi ricordo che mi hanno chiesto il pacco di medicazione per tamponare. Mi ricordo che tremavo tutto, eccetera, eccetera, e sentivo, non sentivo, pensavo, non pensavo. Poi abbiamo salvato questo qui, che poi ho portato indietro il giorno dopo. Poi abbiamo assestato le linee, cioè mentre parte sono retrocessi, parte sono andati avanti, in maniera da raddrizzare quello che era la linea, perché dipendeva, perché c'erano campi minati nostri che più o meno si sapeva dove erano, e poi c'erano i campi minati degli inglesi, che quelli non li sapevamo come erano, eccetera, eccetera. E io mi ricordo il 23, 9 meno un quarto, 60 chilometri di luminarie, proprio una roba, appunto, credo di essere, diciamo, tra i pochi che hanno potuto, però Cristo, arrivavano qui. Il guaio poi era questo, che noi eravamo alle depressioni qui, e il primo giorno, la prima notte, la seconda notte, tutta questa luminaria era praticamente così. Poi mano a mano era alle nostre spalle, perché loro poco per volta hanno sfondato sulla litoranea, e lì è morta l'Ariete, è stata fatta fuori completamente. E quando ci è arrivato l'ordine di ritirata, eccetera, eccetera, erano già lì, dunque il 23 è incominciato, eccetera, eccetera.
fino alle 5 di mattina, poi il trum trum, sono i cosi. Io ho sparato con i 3 mortai, perché davanti io ero di dietro alla linea vera e propria, perché io dovevo battere un varco che era, diciamo, sulla destra e il fuoco davanti alla fanteria che era il mio plotone, diciamo. Che poi io ho dovuto andare ai mortai perché Fonseca era un napoletano, era saltato su una mina, aveva perso la gamba, eccetera, eccetera, e allora sono venuti a domandare: ma chi se ne intende di mortai, trigonometria, roba del genere? Io più o meno me ne intendevo, sì, allora pigli i 3 mortai, piazzali, fai, e devi battere qui, devi battere davanti. Vabbè, sono andato lì. Io di combattimento, diciamo, faccia a faccia, non ne ho fatti. Ho aiutato, c'era Palladino, un altro siciliano in gamba, eccetera, eccetera, che appunto mi ha ringraziato perché quando sono arrivati i francesi nel coso, li ho fermati col tiro come si chiama, dei 3 mortai che avevo. Il mortaio tira su, però perlomeno per 5-6 metri fa una scia di fuoco, no? Che va su. Allora io mi sono messo dietro un ciglione di un 4-5 metri, in maniera che non si vedeva questa striscia, non poteva essere individuata facilmente, vedevano solo un pezzettino, dico: ma da dove arrivano? Vabbè. Il terzo, il quarto giorno hanno gettato dei fumogeni per, come si chiama, per dividerci dalle batterie divisionali di dietro. I soldati: i gas, perché dicevano appunto, i tedeschi, io mi ricordo, avevano sempre la maschera antigas, noi l'abbiamo buttata via, come l'elmetto, ci avevano dato il casco coloniale, che pesava come vabbè, morti e, diciamo, e feriti da noi erano senza le gambe, senza il braccio, senza cosa. Non era il colpo del famoso general Cantore che gli hanno detto: guardi che c'è il cecchino che spara, la cartuccia che mi deve uccidere deve essere ancora forgiata. Ha messo fuori la testa e l'hanno seccato. Gli inglesi tenevano il fronte con il famoso 88, che lei non poteva essere di giorno, se lei si muoveva, eccetera, eccetera, le sparavano a cannonate. Arrivavano questi boom, tutti questi, come si chiama, questi spezzoni. Avevano una spoletta che appena toccava la sabbia esplodeva. E che tutti, come mi ricordo ancora, quello che sono le scheggioni che arrivavano bollenti, eccetera, flop, boom, erano spezzoni così, pezzi proprio di 88, che era un proiettile così, e nella sabbia rimaneva il pezzo, diciamo, incandescente, eccetera, che faceva diventare la sabbia bianca. E si vedevano tutti, diciamo, come la luna, non so se ha visto quei craterini, eccetera, eccetera. Ecco, noi il 15 di agosto abbiamo fatto l'ultima avanzata, e anche lì le spiego subito. Noi abbiamo ammazzato almeno 3 o 4 paracadutisti tedeschi che venivano da Creta, che c'era il generale Student, li comandava, eccetera, eccetera. Perché le avanzate, i movimenti li facevamo solo di notte. Allora, cosa è successo? I tedeschi avevano i mezzi che poi rientravano dentro così, e andando avanti sono arrivati prima dove dovevano andare, cioè dove si erano fermati. Noi siamo arrivati dopo, il 5° battaglione del maggiore Rossi,
che ho sentito Savoia, Folgore, eccetera, eccetera, e io vedevo le traccianti dei tedeschi erano rosse, le traccianti degli inglesi erano sul giallo, sui giallastri, e vedevo, ma dico, Cristo, ma come fanno però cos'era? Avevamo un'ira di Dio, sempre quando avanzavamo e trovavamo un aereo o un coso così che aveva 8 mitragliatrici, ne facevamo una, come saltavano fuori, te le portavi appresso e sparavi con quelle. Il tenente Curini che aveva messo, questa è una mitragliatrice non Spitfire o di un Hurricane, che l'aveva messo su sai, tralicci che ci sono sui camion per tenere il tendone, eccetera, eccetera. E lì era a 300 metri da me e faceva quel mestiere lì. Insomma, uno è fortunato a seconda di come attaccavano, capisci? Attaccavano a linee così. Lì c'è stato, da me, durante la battaglia un capitano Bianchini, che ha preso un 75-27, praticamente un cannone dell'artiglieria divisionale, e l'ha messo in buca. A 500 metri, 600 metri sulla mia sinistra c'era questo capitano qui che l'ha messo in buca, e lì c'erano in fila 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 Sherman che lui insisteva per fermarli. Tirava i cingoli, non tirava alla torretta, perché il carro armato, specialmente nel deserto, in pianure, eccetera, eccetera, il carro armato fermo è un carro armato perso, non c'ha più la sua funzione, anche perché il deterrente, il rumore, il coso, eccetera, eccetera, lei che è in una buca, sente, osteria, cosa mi arriva addosso, trum, 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 trum. Sentiva proprio tutti a distanza di 500, 300, 200 metri, sentiva queste forze, questo blocco di carri armati che avanzavano e lì si sono fermati e noi siamo andati via, cioè abbiamo fatto la ritirata con tutti questi mezzi qui impiantati lì.